Buongiorno a tutti, eccoci qua ancora, questa volta in una veste diversa perché come vedete ho un bellissimo pianoforte vicino. Siamo qui ancora una volta per incontrare il nostro amico Stefano e per parlare di nuove produzioni che Aulicus ha fatto. Stefano dovrebbe arrivare qui da un minuto all'altro, comunque intanto noi posizioniamoci e aspettiamo. Grazie e a tra poco. Senti un po', ma abbiamo cambiato posto? Abbiamo cambiato posto perché è giusto così, no? Uno sta in piedi e un altro seduto. No, perché sai, io quando mi trovo davanti a una tastiera... Non resisti? Non allora resisto. ti chiudo il coperchio. No, lasciamelo aperto perché è veramente molto ispiratore per me, perché mi ricordo che... Ma lasciamo perdere, perché qua stiamo parlando di musicisti veri. Vabbè, ma che se... No, dai, tu fai l'editore, lascia perdere. No, perché tanto io quando... Lo sai che io mi incantavo quando vedevo quel presentatore famoso della RAI morto, quel documentarista, conduttore, ti ricordi? Che adesso c'ha il figlio che fa la stessa. Piero Angela. Beh, lui è un ottimo musicista, ottimo pianista. Lui era un grande pianista sì, è vero, jazz. è vero. E mi viene in mente Piero Angela, che anche al di là della sua scioltezza, della sua brillantezza come conduttore, bravissimo, ma era un pianista jazz straordinario. E proprio perché ti viene in mente lui, non ti azzardare. No, perché io ne caverei fuori solamente delle strimpellature. Ecco, appunto. Per cui, invece parliamo di questo. Ecco, di che ci vuoi parlare? Ti voglio parlare di due musicisti quasi contemporanei nostri. Il primo è Fritz Kreisler, nato nel 1875 e morto nel 1962, quindi l'altro ieri praticamente. Però avanzato negli anni. Sì, abbastanza, intorno agli 80, sopra gli 80. Allora, lui nasce ebreo, ma è battezzato a 12 anni. Studia al Conservatorio di Vienna e poi a quello di Parigi, dove prende il diploma contemporaneamente al suo battesimo, quindi battezzato cristiano e diplomato. Nella stessa data. Vincendo la medaglia d'oro contro 40 concorrenti, tutti più vecchi di lui. Quindi abbiamo un altro, non diciamo bambino, ma insomma ragazzo prodigio. L'anno dopo debutta a New York alla Steinway Hall e da lì prosegue con la sua prima tournée, 1888-89, poi torna in Austria e si presenta per un posto nella Filarmonica di Vienna, ma lo bocciano. Hai capito? Allora lui si arrabbia, molla la musica e si mette a studiare medicina e pittura. Capito? Bizzarro. Passa un breve periodo nell'esercito e poi nel 1899 torna al violino con un trionfale concerto con la Filarmonica di Berlino, che insieme a un'altra tournée negli Stati Uniti gli dà la gloria definitiva. Durante la Prima Guerra Mondiale è nell'esercito, da cui è congedato con onore per una ferita riportata in azione. Quindi era un soldato, un medico, un violinista e un eroe. È un eroe. Prende la ferita. Ritorna negli Stati Uniti, poi ancora in Francia e in Germania, ma a causa delle persecuzioni razziali fa fagotto e se ne va negli Stati Uniti. Si naturalizza e lì rimane fino a quando muore. Una marcata caratteristica di Kreisler era il suono che riusciva a produrre con il suo violino. Noi non possiamo rendercene conto perché non ci sono registrazioni, ma molti suoi contemporanei scrivono che bastava sentire una sua nota per riconoscere immediatamente la firma del suo e solo del suo archetto, quindi doveva essere una cosa personalissima. Aveva trovato delle tecniche di esecuzione
certo, certo. Comunque, certo. oltre al suo archetto, Chrysler per un certo periodo ha avuto diversi violini di altissima luteria, uno Stradivari, un Pietro Guarnieri, un Giuseppe Guarnieri che lasciò in eredità alla Library of Congress di Washington e un Carlo Bergonzi. Adesso l'ultima notizia su questo musicista che era anche un burlone è la seguente. Nei programmi dei suoi concerti erano sempre inclusi brani di Vivaldi, Tartini, Pugnani e altri dell'epoca che riscuotevano invariabilmente le lodi del pubblico e dei critici. Un bel giorno Chrysler rivelò che in realtà i brani erano alla maniera di, ma l'autore era lui. Ai critici che protestavano per essere stati presi in giro, Chrysler replicò: se queste musiche vi piacevano prima, devono piacervi anche adesso. Certo. Sono cambiati i nomi, ma non la qualità. Certo. Questo era Chrysler. Questo è un bellissimo scherzo. Un burlone. È una bella burla. Ma serio, perché era burlone come burlone, però, ma serio come musicista. Perché lui scriveva esattamente come scriveva. Alla maniera di, sì. Alla maniera di. E riusciva a convincere, anzi a turlupinare tutti. No, anche perché sai quella cosa importante, tu lo sai meglio di me, sei un compositore. Ogni compositore, consciamente o inconsciamente, ha una sua tecnica compositiva, capito? Che lo inevitabilmente lo identifica e che si porta qualunque cosa faccia. Certo. Uno esterno che capisce come funziona la cellula creativa del maestro e riproduce la musica uguale è un genio, è veramente un genio. Perché questa cosa è una cosa così personale, così intima, ma chi la capisce? Morricone. Come puoi a dire? Ma arriva quello che invece ha capito il meccanismo, bravissimo. Bravo Chrysler. Adesso passiamo a un altro personaggio che è Erno Donani. Nasce, non l'ho mai sentito. È abbastanza un minore, nasce a Bratislava nel 1877, muore a New York nel 1960, quindi anche lui è un nostro quasi contemporaneo. Certo. Primi elementi di musica dal padre, professore di matematica e violoncellista dilettante. Poi entra al Conservatorio di Budapest, dove studia pianoforte e composizione. Il suo primo prodotto da studente, il quintetto per pianoforte e archi, suscita l'entusiasmo di Brahms, niente di meno. Mica male. Una volta diplomato, lui inizia una brillantissima carriera di pianista in tutti i teatri del mondo. Nel 1908 diventa professore di pianoforte a Berlino, ma allo scoppio della Prima Guerra torna in patria a dirigere il Conservatorio e poi l'Orchestra Filarmonica di Budapest. Fra le due guerre è in tournée negli Stati Uniti, poi di nuovo a dirigere il Conservatorio di Budapest, dove viene sorpreso dallo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, perché erano vicine. Ancora. E siccome l'Ungheria è alleata della Germania nazista, lui se ne va. Certo. Con l'arrivo del regime comunista lui scopre di non poterne più di oppressioni politiche e decide di espatriare definitivamente negli Stati Uniti, dove alla fine rimane insegnando e dirigendo fino a che non muore a New York. E questa è la sua storia. Certo. Piccola pausa e poi tu ci racconterai degli esecutori. Degli esecutori. Allora, per riallacciare il discorso che tu ci hai fatto poco fa, a proposito del nostro disco ALC 0053, molto interessante questa storia di questi compositori, geniali, veramente. Geniali. Bravi. Ma esistono ancora? Oggi? Sì, esisteranno, ma siccome sono contemporanei noi non lo sappiamo, lo sapranno i nostri nipoti forse. Ma c'è ancora qualcuno che è in grado di decifrare nella mente di compositori oggi scomparsi il meccanismo creativo e poterlo ripetere? Ci sono. Ci sono, sì. Geniali però. Io non ne conosco nessuno, tu forse sì, però sono veramente geniali. Ci sono, sì. Bravissimi, hanno tutta la mia ammirazione.
E allora invece a Dici. proposito di questo discorso qua, di questo disco che io ho fatto che l'Auricus ha fatto ormai nel 2020, pensate, sono passati 5 anni ed è un disco ancora molto valido, perché molto il valido. contenuto è, Il è quello. il contenuto è notevole e poi soprattutto anche gli esecutori che hanno preso parte alla realizzazione Dici chi sotto la sono. guida di Gabriele Pierannunzi, noto violinista, eccetera. Gli esecutori sono di tutto rispetto. Pierannunzi, ne abbiamo già parlato, mi pare, perché è presente in tante registrazioni, è uno dei violinisti italiani più rappresentativi della sua generazione. Allievo di Salvatore Accardo, va certo. bene? Si è imposta l'attenzione della pubblica e della critica vincendo premi, eccetera, eccetera. Ma Dimmi. so che a lui è stato riservato un onore particolare. Esatto, perché il Diccelo. Comune di Genova, che ama Gabriele Pierannunzi, lo ha ripetutamente invitato a fare i concerti, giustamente gli ha dato nelle sue esecuzioni il famoso violino Guarnieri del Gesù, il famoso cannone appartenuto a Paganini. Ecco, Capito? famoso concittadino, anzi famoso cittadino di Genova. Eccetera. Ed è naturalmente con questo strumento ospite regolare delle più importanti istituzioni concertistiche italiane. Si presenta con un violino così. Capisci? Certo. Comunque invece lui attualmente suona uno strumento Ferdinando Gagliano 1764. Quindi contemporaneo. Appartenuto alla Gioconda di Vito e gentilmente messo a disposizione. Certo. Comunque voglio dire, tanto di Tanto di cappello. capello. Ma la cosa altro nome più sorprendente è questo del maestro Jeffrey Tate, che io nella mia ignoranza conoscevo molto poco. Famosissimo, è famosissimo. Infatti è direttore musicale del Teatro San Carlo di Napoli dal 2005, dopo essere stato il principale direttore ospite. Quello che mi stupisce è laureato in medicina. Ecco. Tu non lo sapevi? Non lo sapevo. Questo laureato in medicina a Cambridge, poi è stato medico presso l'ospedale St. Thomas di Londra e abbandonato nel 1970 la professione medica per dedicarsi alla direzione d'orchestra. Quindi vuol dire che intanto, mentre faceva il medico, lui studiava musica. Questi studiano 8 ore al giorno. Quindi, anche perché appena abbracciata, diciamo così, questa sua passione per la musica, lui fa il suo apprendistato al Covent Garden di Londra. Pensa un po'. Pensate. Poi va a Salisburgo, per favore, altro posto. Collaboratore di Foncarayan, scusi, e poi a Bayreuth, assistente di Pierre Boulez nell'anello del Nibelungo. Certo. Beh, dopo che ti ho detto questo, che te devo dire? È un curriculum. E poi viene consacrato nel 78 quando esordisce all'opera di Göteborg con Carmen. Certo. E da allora questo dirige regolarmente le più importanti istituzioni musicali del mondo. Certo. Basta. Che te devo dire? Che continua a prendere premi da tutte le parti. Certo. Bravissimo. E qui collabora come pianista anche, no? Lui qui fa parte di un duo pianistico, certo. di cui l'altro componente è Bruno Canino. Bruno Canino, altro nome. Che dobbiamo dire? Non si può dire niente. Un grande vecchio, Canino è il grande vecchio della tastiera. Pianista incredibile ancora oggi, è il più bravo, capito? Sì. Lui ha insegnato per 24 anni composizione e pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. E poi successivamente, per 10 anni, corso di pianoforte e musica da camera al Conservatorio di Berna. E adesso lui non suona più, credo, data l'età avanzata, però credo che faccia dei corsi ancora, no? Come docente. Corsi, certo, come docente insegna ancora, mi pare, no, più che insegnare fa delle masterclass di pianoforte e musica da camera. Diciamo, nelle quali lui fa la guida a giovani già perfezionati, naturalmente. Cioè, lui dalla cima della sua esperienza. Va bene così, va bene con lei. E poi ha scritto un libro che si chiama Vademecum per un pianista da camera che non conosco e che voglio comprare. Poi voglio vedere quello che c'è dentro. Certo. E poi leggo qui l'ultima notizia, questa è così. Ha lavorato con Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen, Giorgi Ligeti, Pierre Boulez,
Bruno Maderna, Luigi Nono, Silvano Tutta l'avanguardia. tutta l'avanguardia musicale non è rimasto fuori negli uno. ultimi 30 anni, 40 anni, Che meraviglia. lui ha lavorato con Pensa, tutti, quindi pensa. pensa che preparazione e che risultati Sì, che ha. sì. E poi finisce, no, c'è ancora qualcun altro, C'è credo. qualcun altro che praticamente è di Francesco Fiore, che è il violoncello, la viola ne abbiamo già parlato Sì, precedentemente. certo. E C'è c'è ancora ancora l'ultimo nome? come componente del gruppo la Cecilia Radic, che è una violoncellista molto brava, Ah. quotata, ben quotata in Italia e ben quotata nel mondo, perché ha fatto già registrazioni fonografiche e ha vinto il secondo concorso internazionale Stradivari, che da allora l'ha lanciata in un'intensa attività concertistica. Basta. Bel gruppetto, devo dire. Devo dire che ancora una volta È un CD che merita. Pierannunzi Sì, ha sì, indovinato sì, perché ha convocato intorno a sé per questa registrazione personaggi di grande livello musicale. Quindi, fedeli appassionati di Auricus Classi, vi raccomando questo CD ALC 0053 perché malgrado uscito da 5 anni a questo punto Però resta ancora certo. una cosa da ascoltare. Grazie e a presto.